Si rendono conto che la Cina sta superando gli Stati Uniti, non solo gli Stati Uniti ma anche tutti i loro alleati e proxy, e che di fatto non c'è nulla che possano fare per impedirlo. E allora si chiedono, se non possiamo confrontarci con la Cina faccia a faccia, che cosa possiamo fare? Possiamo solo distruggere tutto, trascinare tutti verso il basso, creare caos ovunque. E forse, dall'altra parte di tutto questo, ne usciremo più forti. È quello che ormai dicono apertamente. Non hanno solo interrotto le esportazioni di energia dall'Iran verso la Cina, ma da tutto il Medio Oriente. Non solo verso la Cina, ma verso tutta l'Asia. Allo stesso tempo avevano questi progetti di esportazione di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti verso l'Asia, che dal punto di vista economico non avevano alcun senso. Ci lavoravano da anni. E si possono persino trovare vecchie presentazioni online e parlavano di rotte marittime contese, e la gente si chiedeva quali rotte contese. E immagino che nel loro intimo pensassero, aspettate un po', lo vedrete. Eccoci qui. Adesso ci sono rotte marittime contese. Chi le ha create? Gli Stati Uniti. E consapevolmente. Hanno generato questa crisi in Medio Oriente. Stanno intercettando navi dal Medio Oriente fino all'Oceano Indiano e oltre. Stanno facendo pressione sull'Indonesia, che ci riescano o meno è un'altra storia. Ma vogliono avere accesso militare allo stretto di Malacca, o meglio, ancora più accesso militare allo stretto di Malacca, perché di fatto hanno già imposto una sorta di blocco globale alle esportazioni di energia russe. E hanno incluso anche quelle venezuelane, finché gli Stati Uniti non si sono praticamente impossessati del Venezuela. Hanno preso di mira le navi dirette in Cina. Quindi, se ci pensi bene, guardi il quadro generale, stanno colpendo le rotte commerciali in tutto il mondo. Si preparano a questo da anni. Hanno riorganizzato l'intero corpo dei Marines degli Stati Uniti, trasformandolo in una forza antinavigazione, proprio per questo scopo. E non si tratta di una politica dell'amministrazione Trump. È qualcosa che probabilmente è stato pianificato fin dai tempi dell'amministrazione Obama e poi portato avanti da tutte le successive. E adesso è pronto. E adesso stanno davvero usando il corpo dei Marines per intercettare le navi nel Medio Oriente, dal Medio Oriente fino all'Asia Pacifico. È esattamente quello che stanno facendo. Stanno usando la forza militare che gli resta. Sanno bene che non riusciranno a raggiungere la Russia o la Cina, ma stanno sfruttando la potenza militare residua per creare il maggior danno, distruzione e instabilità possibile, cercando di colpire Russia, Iran e Cina il più possibile. Ma anche l'Asia. Ci sono paesi in Asia che ora stanno firmando accordi con gli Stati Uniti per le esportazioni di gas naturale liquefatto americano, cosa che fino a poco tempo fa non aveva alcun senso. Almeno finché il Medio Oriente non è stato trasformato in una zona di guerra. E cosa concede tutto questo agli Stati Uniti? Questo non dà loro un controllo totale su questi paesi, ma più margine di pressione, per spingerli ancora di più a trasformare la Cina in un nemico. Ed è esattamente quello che hanno fatto con la Russia. Tutti ricordiamo com'era la situazione prima del 2014, quanta attività economica c'era tra l'Europa e la Russia. Poi gli Stati Uniti, poco a poco, passo dopo passo, attraverso una serie di guerre e guerre per procura, sono riusciti a bloccare tutto. Hanno letteralmente fatto saltare in aria i gasdotti per tagliare l'Europa fuori dalla Russia. Stanno usando la dipendenza energetica, proprio come hanno fatto con l'Europa. E adesso faranno la stessa cosa con l'Asia. Penso che avranno meno successo, e che ci vorrà molto più tempo rispetto a quanto è successo con l'Europa, per tante ragioni diverse. Ma non li sottovaluterei, perché questo è il loro obiettivo. Il loro scopo non è trovare un modo per avere più potere e schiacciare Russia, Iran e Cina, ma usare il potere che gli resta per creare il maggior caos possibile, per ostacolare la pace, la prosperità e la cooperazione il più possibile. E poi sperare che dalle macerie siano loro a uscirne più forti.